Mi chiamo Giulia Onorato, sono un'infermiera, mi sono laureata alla facoltà di infermieristica dell'Università degli Studi di Palermo e faccio l'infermiera dal 2014. Ho scelto di diventare infermiera perché una predisposizione, comunque una passione per l'ambito medico-scientifico e comunque il mondo sanitario, ma ho scelto proprio di essere infermiera perché questo ruolo mi consentisse di essere più vicina alla persona in toto. Mi chiamo Alessandra, ho 31 anni e sono una farmacista. Ho iniziato a lavorare in farmacia poco dopo la laurea, nel 2014, e ho scelto questo percorso perché faceva parte della mia storia. È da 5-6 anni oramai che lavoro in farmacia. Sono Antonino Di Trapani, sono nato a Palermo, mi sono laureato in medicina nel 1982 e dopo 5 anni mi sono specializzato in medicina interna e dal 1995 faccio questo lavoro come medico di medicina generale. È un lavoro che a me piace molto e direi forse che piaceva molto perché mi piace soprattutto il contatto col paziente e questo mi ha invogliato naturalmente a continuare questo lavoro. Quando la pandemia è arrivata in Italia è stato un crescendo ovviamente di preoccupazione. Da lì a poco è partito il lockdown, il Covid era questo nemico invisibile, chiaramente ci lasciava abbastanza spiazzati. L'idea che qualcuno potesse essere portatore di questo appunto nemico invisibile. Dal mio punto di vista personale il Covid è stato una bella mazzata, è stato un gran colpo perché il rapporto che poi hai con le persone viene molto filtrato, innanzitutto dal punto di vista fisico essenzialmente, perché lì devi barricarti in qualche maniera, devi armarti, devi mettere dei filtri fisici tra te e le persone e non è facile occuparsi di chi sta male utilizzando delle barriere fisiche, sia perché comunque le procedure sono molto complicate, utilizzando diversi strati per esempio di guanti, come non è facile anche l'interazione emotiva, cioè guardare delle persone negli occhi con una visiera che divide lo sguardo tra te e chi cerca aiuto nel tuo sguardo. Il Covid è stato sicuramente molto impegnativo come approccio. Precedentemente il Covid c'era un tipo di rapporto con le persone anche tra le persone nel contesto della farmacia si rapportavano in maniera differente tra di loro, c'era più convivialità, meno paura, meno indifferenza. Durante il Covid in sé c'è stato grande terrore, grande paura, le persone non volevano avere altre persone vicine e soltanto noi avevamo come riferimenti, effettivamente riuscivano a sentirsi molto vicini a noi, anche perché eravamo spesso il primo approccio nel caso in cui ci fosse un problema, una malattia, il dottore non poteva rispondere, e il primo consiglio sempre utile. La gente era abbastanza spaventata. Infatti io definisco il pre-Covid, il Covid e il long Covid. Il prima, tutta la normalità, il Covid, il panico, la gente è abbastanza terrorizzata, il long Covid non è un post-Covid perché noi siamo attualmente dentro questa pandemia, comunque non siamo ancora usciti fuori. Naturalmente col passare degli anni le cose sono un po' cambiate, soprattutto con la pandemia praticamente, perché non c'era più quello scambio medico-paziente, c'era un po' di diffidenza, le mascherine e così via, che continuano ancora adesso, ma soprattutto è aumentata la burocrazia. Aumentando la burocrazia, naturalmente in riferimento a quello che ho detto prima, cioè lo scambio medico-paziente, questo naturalmente è andato più scemando. Quindi questo lavoro è cambiato in questo senso, cioè chi è che vuole fare il medico fa il medico, nel senso c'è sempre lo scambio col paziente, lo visita. Ci sono altri colleghi che molto spesso magari sono più diffidenti e che questo scambio non c'è più come prima.
Sì, fondamentale essere vicini a chi stava male in quella circostanza, ma anche complicato perché c'è quella folle paura di ammalarsi di qualcosa che non si conosce, o meglio, che non si conosceva sicuramente nelle fasi iniziali dello scoppio della pandemia. Quando si dice che il Covid è stata una guerra, è una guerra. Fondamentalmente lo è stato, specie all'inizio, perché si doveva imparare, ci si doveva ingegnare su come agire, su come muoversi, su come organizzarsi con gli ammalati in genere. In una fase di lockdown e di chiusura totale, di blocco di quello che erano le normali attività della vita quotidiana, le uniche attività erano appunto il lavoro e la vita domestica, cercando di evitare il più possibile di interfacciarsi con le persone a secare, perché la paura era quella di poter trasportare ciò che si viveva al lavoro anche nel contesto della propria vita privata. E purtroppo mi ripeto sempre questa cosa, che il Covid ha gli occhi e ha le sembianze delle persone che amiamo. Le persone in farmacia si sono sempre trovate a casa e cercano noi perché siamo non solo persone che hanno una competenza, ma anche perché siamo persone che generalmente conoscono loro, le loro famiglie, i loro nonni, la loro storia, e quindi siamo molto vicini. C'è questo rapporto molto unito tra il farmacista e il cliente, che è abituale ovviamente. La gente oggi è molto più interessata a curarsi, è molto più interessata al proprio benessere, in particolar modo per il sistema immunitario, ovviamente, tantissimi articoli, tantissima televisione, quindi l'approccio secondo me è un miglioramento a livello di coscienza sulla salute, è un approccio molto più proattivo per decidere cosa fare in più per stare meglio. Il bagliore di speranza è arrivato con le vaccinazioni. Devo dire che la vaccinazione ha dato i suoi frutti, diciamo che ha rappresentato la prima vera vittoria in questa guerra, e devo dire che per me la vaccinazione ha segnato una linea di confine tra la paura e la trasformazione del Covid in una patologia più o meno come le altre con cui si deve cercare di convivere. Allora, l'introduzione del vaccino ha due facce della medaglia. Il vaccino ha oggettivamente portato grandissime soluzioni, tantissime soluzioni, ha permesso ovviamente di ridurre le ondate di casi di positività e tutto il resto, minimizza gli effetti di quando uno appunto ha il Covid. Per fortuna grazie al vaccino riesci a reagire molto meglio e non hai più sintomatologie importanti. Chi ha scelto di non farlo secondo me vive in maniera un po' scomoda, sia perché magari può essere additato come la pecora nera della situazione, sia perché comunque bisogna fare un gioco di coscienza per decidere comunque di fare una scelta di questo genere. Sicuramente a due lati della medaglia, la gente è un po' preoccupata, però si lascia sempre di più andare. Per quanto riguarda i vaccini di cui mi sono occupato, per esempio per i miei pazienti, erano persone convinte che si dovevano vaccinare, quindi che ne so, persone anziane, anche giovani, che erano convinti dovevano, cioè io non ho fatto molto per convincerli, sono stati loro stessi praticamente a convincersi a vaccinare. E invece per quanto riguarda i centri vaccinali la cosa era molto diversa, perché diciamo come persone erano molto diverse dal punto di vista culturale e così via. E molti erano convinti di vaccinarsi, altri lo facevano perché obbligati in un certo senso dal Green Pass e così via, e quindi c'era a volte una lotta continua con le persone, nel senso che magari lo stesso diciamo, il centro vaccinale doveva convincerli che il vaccino che dovevano somministrare era un vaccino che non aveva diciamo, effetti collaterali, che non c'erano problemi, perché la gente naturalmente affrontava la cosa con molta paura. Se torneremo come prima? No, non penso che torneremo come prima, anche se ormai il virus sta facendo il suo decorso e probabilmente in futuro non farà paura come all'inizio, anche perché l'arma del vaccino chiaramente lo ha particolarmente indebolito in questa grande battaglia. Però è stata una grande sfida, una grande prova per l'ambiente sanitario
sanitario in generale per la sanità, perché ha mostrato determinate lacune, ci sono stati dei grandi miglioramenti e sicuramente il Covid può essere uno spunto di miglioramento in generale nell'investire appunto nella sanità in toto. Noi attualmente siamo come il nostro sistema immunitario, ossia c'è stato un virus, un imprevisto, noi che siamo alle nostre difese ci siamo attivati, che ci siamo spaventati, abbiamo creato una soluzione per contrastarlo. Adesso che ovviamente la situazione si è un po' ridotta, quindi questa infiammazione è andata scemando, questa infezione è andata scemando, ritorniamo un po' alla normalità, ma siamo in quella fase di allerta che nel caso in cui dovesse riproporsi una situazione del genere noi avremmo sviluppato una memoria in quel caso, quindi non saremmo più presi alla sprovvista, sicuramente avremmo un altro tipo di approccio. Io sono di mio molto ottimista nella vita in generale e penso che la gente ritornerà ad avere la propria routine, ma non dimenticherà ciò che ha provato e soprattutto prenderà di ognuno qualcosa di diverso di quello che ha appreso durante questo periodo. Nessuno nella storia ha mai subito una cosa del genere, quindi non potremo mai dimenticarlo, farà parte dei nostri geni, farà parte delle nostre informazioni che oramai il corpo ha immagazzinato. Sono sicura, mi auguro, che riusciremo a trasformare, a prendere queste informazioni e farne del nostro meglio per il futuro. Se è cambiato qualche cosa, sì, è cambiato qualche cosa perché, ripeto, proprio nella diffidenza delle persone tra una persona e l'altra, questo fatto di mascherine, questo di avere paura, molto spesso molta gente non frequenta locali pubblici proprio per paura, anche se siamo nella fase, diciamo così, si dice, di uscita. Quindi secondo me passerà molto tempo prima di riprendere anche la vita normale, quella che facevamo 2 anni e mezzo fa praticamente.